Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole continuiamo a parlare di sitemap. In particolare continuiamo la carrellata di tipologia di oggetti che è possibile inserire nella sitemap, riprendendo da dove eravamo arrivati nel video precedente. Rieccoci sulla pagina di documentazione e riprendiamo dove eravamo arrivati nel video precedente, cioè avevamo parlato di button grid e button, quindi andiamo avanti con selection. Selection è un elemento che normalmente viene renderizzato come una tendina tramite la quale è possibile fare una scelta guidata tra diversi elementi. Dipende dal tipo di interfaccia che renderizza la sitemap, però potrebbe essere anche visualizzata come un pop-up modale. Tendenzialmente si usa quando l'item può assumere valori particolari e definiti e non può essere, inserito con una stringa a caso. Adesso vediamo un esempio per capire meglio questo concetto. Riprendiamo la sitemap demo che stavamo usando, magari la puliamo, commentiamo tutti questi oggetti così partiamo puliti e andiamo ad inserire un oggetto selection. Inseriamolo e ovviamente bisogna inserire qual è l'item su cui deve lavorare l'oggetto selection, che normalmente è un item di tipo stringa, la solita label. E in questo caso diciamo che nell'esempio io sto utilizzando la modalità di utilizzo del climatizzatore. Il mio climatizzatore accetta 5 modalità che sono auto, cool, dry, wind e heat. Quindi il mio oggetto verrà renderizzato come una tendina dove l'utente potrà selezionare uno di questi valori. Tramite la proprietà mappings, che abbiamo già visto in altri casi, attribuiamo a un certo valore che viene inviato all'item un'etichetta che vogliamo visualizzare, questo per far sì che se il valore che dobbiamo inviare all'item non è molto parlante oppure in una lingua, in questo caso, che magari l'utente non capisce, è possibile associare appunto a un valore particolare un'etichetta un pochino più parlante. Quindi adesso andiamo a vedere sulla nostra sitemap come viene renderizzato questo elemento. Quindi salviamo. Ok, sono spariti tutti gli oggetti e abbiamo solo la nostra tendina che, vedete, appare come un elemento normale, ma se io schiaccio appare la possibilità di scegliere uno degli elementi che abbiamo visto nella definizione dei mapping. Diciamo che potrebbe essere anche un'alternativa al button grid, però forse rimane un pochino più pulita l'interfaccia. Ovviamente se io seleziono un valore, il mio oggetto mi fa vedere anche qual è il valore che ho selezionato, quindi è un oggetto consistente, un po' come la button grid ma con la sintassi quella un po' più avanzata. Bene, passiamo all'oggetto successivo che è il setPoint. Il setPoint è un oggetto che lavora su item numerici e permette di definire il valore dell'item, selezionare il valore dell'item in un range compreso tra un minimo e un massimo, utilizzando uno slider, una piccola barretta o un più o meno, dipende anche lì dall'interfaccia, per andare a selezionare il valore, appunto, però sempre compreso tra un minimo e un massimo. Sia la barretta che il più e meno permettono al valore di essere incrementato o decrementato di un'unità ben definita che possiamo definire noi e che di default è settata a 1. Quindi noi potremmo avere una barra che ha un valore minimo 0, un valore massimo 100 e potremmo farla muovere di 10 in 10. Il setPoint è spesso utilizzato come impostazione, ad esempio, di un valore di temperatura che riscaldamento o raffreddamento devono raggiungere. Andiamo a vedere anche in questo caso un esempio. Quindi andiamo sulla nostra sitemap e incolliamo la definizione di un setPoint. L'item ovviamente che deve essere un item di tipo numerico, la sua label, vedete, valore minimo 18, valore massimo 30, step 1. Minimo e massimo di default sono 0 e 100 e lo step è 1, quindi in questo caso avrei potuto anche non scriverlo, però facciamo un esempio che metto step 2, così vediamo come si muove. Quindi salviamo, andiamo a vedere la nostra sitemap. Vedete che è apparso sulla sitemap il mio nuovo elemento temp che ha il suo valore visualizzato sotto la label. Poi abbiamo la barretta che appare cliccando sul minore e maggiore che si muove di 2 in 2 e ovviamente mi setta il valore, vedete che è cambiato. E poi abbiamo anche le freccine
incremento e decremento, che anche questi lavorano di 2 in 2. Passiamo all'elemento successivo, che è lo slider, che non è nient'altro che la possibilità di selezionare un valore compreso tra un minimo e un massimo. È praticamente ha praticamente la stessa funzione del set point, ma è graficamente visualizzato solo come una barra e ha qualche parametro in più che adesso vediamo. Quindi torniamo sulla sitemap e andiamo a inserire uno slider. Lavora, vedete, sullo stesso item del set point, ha le stesse parametri, anche qua magari mettiamo 5 e lo facciamo partire da 15 e lo facciamo arrivare a 35, e poi vedete che abbiamo un release only come parametro ulteriore rispetto al set point, che, se specificato, indica che l'invio del valore viene mandato solo quando viene rilasciato lo slider. Altrimenti, utilizzando un altro parametro che si chiama send frequency, possiamo inviare il valore man mano che scorriamo con lo slider, che potrebbe essere anche controproducente in alcuni casi, perché magari mentre stiamo cercando il nostro valore, scorriamo lo slider, noi continuiamo ad inviare il valore tutte le volte che cambia. Come dicevo, c'è un altro parametro appunto che si chiama send frequency, che regola proprio questa cosa e che ci permette di specificare un intervallo in millisecondi per l'invio del valore man mano che noi facciamo muovere lo slider. Andiamo a vedere come viene renderizzato, salviamo. Vedete che appare come la slider che appariva quando cliccavamo sul minore e maggiore dell'oggetto set point. Adesso, se cambio il valore, vedete che cambia anche il set point. Quindi sono praticamente due oggetti che sono molto simili e possono essere usati in alternativa. Passiamo al successivo, che è il color picker, che è un elemento che permette la selezione di un colore tramite appunto una tavolozza di colori. Ovviamente lavora con gli item di tipo color che servono per selezionare un colore, ad esempio di una lampadina RGB. Vediamo un esempio sempre sulla nostra sitemap, lo aggiungiamo. Il nostro item è definito di tipo color. Anche in questo caso abbiamo il parametro send frequency, se vogliamo usarlo, che ci permette di impostare la frequenza con la quale inviare il colore man mano che ci spostiamo sulla tavolozza. Andiamo a vedere come si renderizza. Salviamo la sitemap, ecco che appare il nostro item, clicchiamo e abbiamo la possibilità di selezionare il colore e la luminosità. Andiamo avanti con l'element type input. Come dice il nome del tipo, è un elemento che permette di inserire dei valori, quindi possiamo manipolare il valore di un item tramite delle caselle di testo che ci permettono appunto di inserire dei valori. Possiamo inserire testi, numeri e anche data e ora. E vediamo un attimino un esempio. Andiamo sulla nostra sitemap. Io ho definito un esempio con due input che lavorano sullo stesso item. In un caso possiamo scegliere una data e nell'altro possiamo scegliere un'ora. Ovviamente il mio item PT data è un item di tipo datetime, quindi contiene sia data che ora. In questo modo io avrò due oggetti interattivi che mi permetteranno di selezionare separatamente data e ora. Infatti il campo input ha questa proprietà che si chiama input int, che indica che tipo di valore andremo a selezionare, ad inserire in questa particolare casella di testo. Quindi salviamo, andiamo a vedere la sitemap e vedete che appaiono gli item con il valore già selezionato. Poi cliccando sul primo, che è un tipo data, possiamo scegliere la data. Ad esempio prendiamo la data di oggi. Vedete che è stata impostata la data, l'ora è rimasta come era prima. Con quello sotto possiamo andare a selezionare un'ora. Mettiamo le 20:30. In questo modo abbiamo praticamente fatto gestire all'utente tramite un'interfaccia il valore di un particolare item. Bene, per questo video possiamo fermarci qua, abbiamo quasi completato la carrellata di tutte le tipologie di oggetti della sitemap. Rimangono fuori gli oggetti più multimediali come immagini, video eccetera, che vedremo in un prossimo video. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!